Ciao! Oggi facciamo la pasta alla carbonara. La pasta alla carbonara è una ricetta tipicamente romana, anzi romanissima, romana al 100%. Ed è per questo che oggi avremo anche un ospite, un amico romano al 100%, che proverà la pasta alla carbonara che andremo a fare oggi. Gli elementi per fare la pasta alla carbonara, come sempre e come tutte le volte io continuo a ripetere, devono essere buoni e di alta qualità. Questo perché se volete qualcosa fatto in un certo modo dovete comprare degli elementi molto buoni. Allora, andiamo a vedere cosa serve per fare la pasta alla carbonara. Prima di tutto, potete utilizzare gli spaghetti, ma noi in questo momento utilizziamo i bucatini, che sono per eccellenza la pasta che viene usata per fare la carbonara. Quindi bucatini. Dopodiché abbiamo il pecorino romano. C'è qualcuno che dentro la pasta alla carbonara utilizza il parmigiano reggiano. Noi andiamo con la ricetta classica e utilizziamo 100% pecorino romano. Dopodiché abbiamo le uova fresche. Queste sono uova comprate in Lituania, io vivo in Lituania, quindi sono uova fresche. Ne dobbiamo mettere 2 o 3, ma poi andiamo nel dettaglio della ricetta. E ovviamente il guanciale. Il guanciale me lo sono fatto spedire dall'Italia, dai miei amici della Vecchio Varzi. La Vecchio Varzi non mi paga per fargli pubblicità, ma io collaboro con loro da tanto tempo. Voi potete trovare su www.sologusto.com i loro prodotti che noi distribuiamo in tutto il Baltico e in Lituania, nelle pizzerie e nei ristoranti, e mi sono fatto spedire un guanciale di 1,6 kg, dove ovviamente noi ne utilizzeremo solo una parte per fare la carbonara. Quindi, ripetiamo, gli elementi per fare la carbonara sono guanciale, pecorino romano, uova e la pasta, in questo caso i bucatini. Andiamo a vedere come si fa la carbonara. Ok, per prima cosa tagliamo il guanciale, lo tagliamo in 2. Il guanciale che si apre in una maniera incredibile. Andiamo ad aprirlo fino in fondo. Facciamo 2 o 3 strisce di guanciale, diciamo, e ovviamente il guanciale va ad essere tagliato a cubetti o a striscioline. Il profumo che c'è qua è indescrivibile. Io consiglio sempre la cotenna, se non volete buttarla, la potete riutilizzare per fare delle minestre o dei brodi. Come vedete, il guanciale ha nella parte superiore uno strato di pepe che noi non togliamo ma lasciamo integro, perché così quando si scioglie all'interno della padella dà un sapore ancora migliore alla pasta. I pezzi più grossi magari li facciamo leggermente più piccoli, un po' più a cubetti. Segreto per la carbonara: molti ci mettono l'olio nella padella. Assolutamente non ci va nessun tipo di olio nella padella. Prendiamo il guanciale, lo disponiamo all'interno della padella e accendiamo il fuoco, perché in questo momento si deve assolutamente sciogliere il guanciale e noi dobbiamo fare in modo che il grasso del guanciale si sciolga all'interno della padella. Accendiamo sotto la padella e nel frattempo accendiamo anche sotto l'acqua della pasta e noi passiamo a utilizzare le uova. Quante uova bisogna utilizzare? Io utilizzo normalmente 2 uova, uno per ogni commensale che abbiamo a tavola, più un uovo extra. In questo momento noi siamo in 2, quindi 3 uova. Una delle cose fondamentali è che delle uova non si utilizza tutto, ma si utilizza prevalentemente solo il rosso. Mi raccomando, lasciate sfrigolare bene, il guanciale deve diventare croccante. Sbattiamo le uova. Dobbiamo aggiungere un pochino di pepe, incorporiamo anche il pecorino nella crema. Voi vedete che il guanciale sta cuocendo nel suo grasso e intanto andiamo a fare in modo che l'acqua possa bollire e buttiamo i bucatini. Allora l'acqua bolle, mettiamo il sale e buttiamo la pasta. 300 grammi di bucatini
e siamo a posto. Nel frattempo abbiamo spostato il nostro guanciale croccante, che come vedete è proprio croccante, su un fornello spento e abbiamo finito di fare la nostra crema della carbonara con le uova, il pecorino e un pizzichino di pepe. Dunque i bucatini dovrebbero cuocere in 7-8 minuti, giusto? E dopodiché trasferiremo i bucatini direttamente nella padella dove abbiamo il guanciale croccante. Mi raccomando, non spezzate i bucatini, o in generale gli spaghetti non vanno mai spezzati. Bisogna dolcemente farli calare nella pentola. I bucatini sono pronti, a questo punto li scoliamo direttamente all'interno del nostro guanciale croccante. Senza rimettere sul fuoco il tutto, amalgamiamo la pasta. E piano piano trasferiamo tutta la parte di carbocrema all'interno della pasta. Giriamo tutto. Ci possiamo aiutare con un po' di acqua di cottura nel caso la carbonara risulti molto asciutta. È molto importante evitare di fare l'effetto frittata. E adesso passiamo ad impiattare. Eccolo qua. La carbonara è pronta e adesso passiamo all'assaggio, ovviamente. Allora prendiamo un pezzettino di guanciale e un po' di un bucatino. Uno spettacolo, buonissimo. Buon appetito e alla prossima. Ciao!